Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i miei amatissimi Casanova Tarot, quindi ovviamente con questo mazzo così ben fatto che ci riporta direttamente alla meravigliosa, serenissima la Repubblica di Venezia, ai tempi ovviamente del birbantello Giacomo Casanova. Che cosa chiederemo quest'oggi a questo mazzo? Partiamo dal presupposto di una certa insoddisfazione, diciamo da un punto di vista passionale ovviamente ed erotico. Ecco, cerchiamo di capire se ovviamente arriverà nell'immediato futuro o ovviamente a distanza di un certo periodo di tempo una nuova figura nella vostra vita o magari ricomparirà una vecchia conoscenza, comunque qualcuno che sappia riaccendere in voi la passione. Quindi cerchiamo di capire se i prossimi mesi estivi vi porteranno appunto una nuova grande passione o comunque qualcuno che saprà, perché no, magari soddisfare le vostre esigenze, appunto i vostri sogni, i vostri desideri, le vostre fantasie, perché no? D'accordo? Come sempre sapete che ovviamente io alterno sul canale video a variante unica, a video a doppia variante o anche a tripla o quadrupla variante. Quest'oggi ovviamente sarà un video a variante unica. Settimana scorsa ho pubblicato molti video a doppia variante, ovviamente in questi ultimi giorni sto pubblicando maggiormente video appunto a variante unica, questo per cercare appunto di accontentare ovviamente un po' tutti, d'accordo? Dunque, iniziamo per il principio di sincronicità a mescolare ovviamente il mazzo dei Casanova Tarot, questo mazzo che so piacere molto in particolar modo ad alcuni di voi. Ovviamente chiediamo per il principio appunto di sincronicità, intanto una carta è caduta, però ovviamente è coperta, quindi non ne teniamo in considerazione il valore né il significato. Dunque appunto, come dicevo, cerchiamo appunto di capire appunto per chiunque di voi incappi casualmente in questo video, comunque lo scelga, chiunque di voi diciamo ecco stia affrontando magari un periodo di inappagamento, insoddisfazione da un punto di vista appunto erotico, ecco cerchiamo di capire se qualcuno finalmente saprà in qualche modo riportare la passione ovviamente nella vostra vita, magari anche quando, cerchiamo anche di capire qualcosa in più circa eventualmente le tempistiche. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, dunque, come sempre ovviamente allontaniamo momentaneamente dal tavolo di stesa appunto l'intero mazzo. Come potete vedere qui abbiamo 4 posizioni disposte ovviamente a croce. Non è il metodo della croce semplice, anche perché il metodo della croce semplice prevede 5 carte, in questo caso ne abbiamo 4, un metodo se vogliamo anche più semplice, ma comunque altrettanto efficace, che ho già usato diverse volte sul canale e che ovviamente analizza 4 distinte posizioni. Prima posizione, il presente. Cerchiamo di capire se ad oggi c'è qualcuno di interessato a voi da un punto di vista passionale. Seconda posizione in alto, cerchiamo di capire le sorprese positive che arriveranno nella vostra vita nell'immediato futuro, quindi prossimi giorni, prossime settimane. Terza posizione, cerchiamo di capire gli ostacoli, cioè a cosa e chi prestare particolare attenzione, sempre ovviamente
nelle medesime tempistiche, quindi entro i prossimi giorni, le prossime settimane. Ultima carta, il responso finale, cioè cerchiamo di guardare un po' più in là, oltre appunto i prossimi giorni, le prossime settimane, se appunto ci saranno delle belle novità e ovviamente di che tipo, in ambito ovviamente passionale. D'accordo? Iniziamo dalla prima carta, cioè cerchiamo di capire se nel presente ad oggi c'è già ovviamente qualcuno di interessato a voi. Allora, qualcuno di interessato a voi c'è assolutamente sì, anche perché qui abbiamo la carta del 6 di bastoni. Allora, questa è una persona che sta aspettando da tanto. È una persona che evidentemente, diciamo, vi in qualche modo tiene d'occhio da un po' di tempo. È una persona che obiettivamente vi desidera da matti, perché qui appunto abbiamo la carta del 6 di bastoni. Quindi chiaramente questa è una persona veramente, veramente molto ovviamente interessata a voi. È una persona che chiaramente, vi ripeto, non vede l'ora di riabbracciarvi ed è una persona che, vi ripeto, fa parte del vostro passato, comunque una persona che già conoscete. È una persona, diciamo, che obiettivamente conta di potervi rivedere o se non altro di proporvi qualcosa, diciamo, entro breve tempo, perché è un 6 di bastoni. I bastoni rappresentano, come le coppe, qualcosa di molto veloce, in particolar modo il 6 di bastoni, come ovviamente tutte le carte mediane 5, 6 e 7 di bastoni, rappresentano grosso modo una tempistica, diciamo, riferita ai prossimi 20-25 giorni al massimo, d'accordo? O comunque alla seconda decade di un mese. Nel caso in cui voi, ad esempio, guardiate questo video a fine giugno piuttosto che agli inizi del mese di luglio, ecco che questa persona conta di in qualche modo farvi una qualche proposta entro ovviamente la prima ventina di giorni del mese di luglio, entro la seconda decade, d'accordo? Quindi comunque una persona che grosso modo entro 20-25 giorni conta di potervi rivedere o comunque di proporvi un incontro. È una persona che voi già conoscete, quindi potrebbe essere un ex, potrebbe essere una persona che state frequentando saltuariamente, potrebbe essere una persona impegnata che sta mirando a voi ma che sa di non potervi avere del tutto, perché il 6 di bastoni è anche la carta dell'avventura passeggera, vedete, stanno amoreggiando ovviamente in una sorta di ritaglio di tempo, d'accordo? Un momento fugace da cogliere al volo. Ecco che obiettivamente questa potrebbe essere una persona che in questo momento o non può o non vuole impegnarsi sentimentalmente, diciamo seriamente con voi. Quindi è una persona che potrebbe, diciamo, in questo momento, ovviamente, corteggiarvi, desiderarvi, sognarvi, vi ripeto, vi aspetta da molto tempo, ma ovviamente questa persona sicuramente, diciamo, ha comunque delle perplessità legate o ad una situazione sua personale contingente, potrebbe essere una persona impegnata che quindi fatica a vedervi, oppure potrebbe essere una persona libera ma che per esempio abita lontana da voi o che ha un momento particolarmente negativo, sta vivendo un momento delicato della sua vita e dunque non può in questo momento per cause terze farsi avanti, diciamo, in maniera molto chiara, diretta e spavalda. È una persona che ha dei piccoli problemi, vi ripeto, legati alla quotidianità, può essere problemi di lavoro, può essere appunto una persona impegnata, quindi una persona che in qualche modo vi desidera, che conoscete già, ed è una persona che conta di invitarvi evidentemente nelle prossime settimane comunque a qualcosa di più.
D'accordo? Quindi è una persona che potrebbe proprio invitarvi ad una serata particolarmente eccitante. Questo sempre da un punto di vista erotico, non è una carta di coppe. D'accordo? Quindi non è una persona che vuole proporvi un fidanzamento piuttosto che un'uscita romantica. Questa è una persona che voi già conoscete e che evidentemente o frequentate saltuariamente, diciamo, ecco, quelle amicizie con benefits che ovviamente oggi vanno per la maggiore, oppure una persona che magari non avete mai frequentato, che però obiettivamente vi sta tenendo d'occhio da tempo, vi ha puntato, diciamo, da molto tempo, d'accordo? Quindi una persona molto attratta che però, vi ripeto, ha intenzione di vedervi, non dico in un ritaglio di tempo, però è una persona che deve approfittare, cogliere al volo di determinate situazioni che vuole ovviamente cogliere al volo, ma chiaramente con delle piccole perplessità, vi ripeto, legate alla sua quotidianità. Potreste essere, per esempio, colleghi e chiaramente avere dell'imbarazzo nel caso in cui qualcuno possa notare il vostro feeling, d'accordo? Quindi le motivazioni possono essere tante, d'accordo? Però obiettivamente qui c'è già, una persona che ha intenzione proprio di vedervi entro poco tempo. Dunque, analizziamo la seconda carta, quindi cerchiamo di capire ovviamente quali sorprese vi arriveranno entro i prossimi giorni, le prossime settimane, chiaramente dal futuro. Qui abbiamo un bellissimo re di denari. Allora, sicuramente vi ribadisco che qui c'è qualcuno di molto interessato a voi, soprattutto all'aspetto materiale, re di denari, una persona molto attratta da voi e purtroppo ribadisco quello che ho detto con il 6 di bastoni, potrebbe essere una persona impegnata, ragazzi, perché generalmente il re di denaro è una persona impegnata, quindi nel caso in cui voi siate ovviamente fidanzate, non è il vostro fidanzato, o nel caso in cui voi siate sposate non è vostro marito, d'accordo? È un altro uomo, quindi è una persona con la quale avete avuto anche un breve contatto, che però obiettivamente si è persa via, questa persona per voi, oppure vi ripeto è una persona che conoscete da tempo. Attenzione che quando parliamo di denari si può parlare anche di un amico, che però amico non è, perché non ha intenzione di procedere, diciamo, ecco, il vostro rapporto in maniera del tutto amichevole. Questa persona vuole di più, d'accordo? Quindi questa è la classica persona che obiettivamente, diciamo, ha delle intenzionalità pratiche, concrete, diciamo, molto dirette, ecco, carnali, diciamo, nei vostri confronti. Quindi è una persona che vi desidera tantissimo ed è una persona che a breve si muoverà. Ve lo ripeto perché i re rappresentano sempre dei contatti o comunque, diciamo, un prendere in mano la situazione a livello proprio pratico, fattuale, entro breve tempo. D'accordo? Quindi questa persona agirà. Il re di denari in particolar modo rappresenta l'ambizione, l'intelligenza pratica, il successo anche di fronte ad ostacoli, quello che vi dicevo con il 6 di bastoni. Quindi questa è una persona che cercherà di far di tutto per superare questi ostacoli e ce la farà perché è un re, di conseguenza riuscirà ad avere ciò che vuole e quindi ovviamente una persona che entro breve tempo vi farà una proposta. Di nuovo attenzione, è un re di denari, quindi questa persona si dimostrerà molto eccitata dalla vostra presenza, è una persona che vi corteggerà perché è una persona che vuole passione, d'accordo? È una persona che vuole in qualche modo consumare, diciamo, dei momenti eroticamente molto importanti e forti con voi, perché è una persona che ha delle ambizioni materiali ovviamente nei vostri confronti, quindi è una persona che vi pensa come una donna ovviamente che a lui piace particolarmente, una persona che lo eccita, una persona che rappresenta i suoi canoni da un punto di vista estetico, però ovviamente non una futura compagna, almeno per il momento, però obiettivamente qui c'è una persona, vi ripeto, molto interessata a voi. Ora, qui abbiamo il re di denari, quindi per aiutarvi anche a capire chi possa essere obiettivamente questa persona, vi ribadisco che è una persona generalmente impegnata,
Ora ragazzi, per impegnata io non intendo per forza sposata con l'anello al dito, potrebbe essere appunto anche una persona fidanzata, una persona convivente, cioè comunque una persona che diciamo ha qualcun altro al suo fianco, però vi ripeto, non per forza una persona sposata e con figli, anche magari, ma magari anche no, comunque una persona che ha già qualcun altro, sta già frequentando qualcun altro, d'accordo? Più o meno ufficialmente. Il re di denari è una persona piuttosto adulta, quindi non è un ragazzino, generalmente ha tra i 40 e 45 anni e 50-55 anche in su, quindi comunque è una persona già adulta. Per quanto riguarda il segno zodiacale, potrebbe appartenere al segno del Toro, Vergine o Capricorno, quindi segno di terra, oppure averne l'ascendente, oppure una persona che ha un tema natale ricco di questi ovviamente segni di terra nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? Venere, Luna, Marte e Mercurio. Vi faccio un esempio: potrebbe essere del segno zodiacale del Toro avere ascendente in Capricorno e per esempio la Luna altrettanto in Toro, d'accordo? Quindi comunque una persona che ha nei punti chiave, diciamo, del proprio tema astrale dei segni di terra, d'accordo? Da un punto di vista professionale, una persona assolutamente soddisfatta, potrebbe, diciamo, essere un capo, un datore di lavoro, comunque una persona che ha già, diciamo, un posto piuttosto ragguardevole, ricopre delle funzioni importanti e da un punto di vista economico-finanziario è una persona benestante, oppure è una persona a cui piace il denaro, quindi una persona che comunque mostra, diciamo, una vita piuttosto agiata, d'accordo? Comunque è una persona che, diciamo, ha una vita economicamente parlando piuttosto discreta, d'accordo? Vi ripeto, attenzione però che generalmente il re di denari è una persona impegnata, questo è il dato più importante. Ora vediamo in terza ovviamente posizione che cosa abbiamo. Quindi diciamo quei piccoli ostacoli, quelle piccole increspature per quanto concerne i prossimi giorni o le prossime settimane. Allora, e qui abbiamo la regina di denari. Allora ragazzi, la regina di denari rappresenta una donna impegnata. Quindi potrebbe essere, perché guardate qui compare proprio la coppia, quindi potrebbe essere la compagna di questo re di denari, cioè potrebbe essere per esempio la fidanzata piuttosto che la moglie. Siamo in periodo estivo, quindi molto spesso in questo periodo uomini impegnati si recano in vacanza con le proprie compagne, mogli, fidanzate, che dir si voglia. Quindi qui c'è una presenza femminile che non ostacolerà i movimenti di questo re, perché abbiamo detto che questo re arriva dove vuole e vincerà, perché è la carta del successo. Però ovviamente è una persona che potrebbe in qualche modo, diciamo, mettere un po' i bastoni fra le ruote. È sicuramente una donna legata a questo re. Voi sapete ragazzi che le carte non vengono estratte a caso, la disposizione ha ovviamente un senso. Re e regina accanto, in posizione di pro e contro, rappresentano una coppia dove lui è in accezione positiva per la consultante, la lei invece in accezione ovviamente negativa. Oltretutto, generalmente appunto il re di denari è un uomo impegnato, quindi questa donna presumibilmente non è una sorella, d'accordo? Non è una madre che potrebbe non vedere di buon occhio il vostro rapporto. Questa è l'altra donna, o comunque eventualmente una compagna o anche semplicemente una frequentazione, vi ripeto, che quest'uomo possa avere saltuaria, per cui obiettivamente potrebbe, diciamo, stargli un po' con il fiato sul collo. Quindi una donna che lo controlla, d'accordo? Una donna che obiettivamente tende ad osservare tutti i suoi movimenti.
d'accordo? Quindi per esempio potrebbe essere la classica moglie che in vacanza con il marito controlla a chi scriva e comunque magari anche quali post o account Facebook e Instagram possa seguire, d'accordo? Quindi una donna molto attenta, una donna molto molto gelosa. Ora, questa è una donna che sicuramente, vi ripeto, è una donna molto possessiva, ma non innamorata. Quindi non è legata a questo re da amore, d'accordo? Per cui teme di perderlo perché senza di lui morirebbe questa donna. No, non è innamorata, è una regina di denari in accezione negativa. Quindi è una donna possessiva che, diciamo, tende in qualche modo a reificare le persone, quindi tende a vedere le persone come delle cose, e questo è terribile, degli oggetti di sua proprietà da cui fa veramente molta fatica ad allontanarsi. Quindi non è una donna innamorata, è una donna morbosamente possessiva, d'accordo? Quindi una donna molto attenta. Vi ripeto, questo re di denari non è una persona che voi conoscete bene, è una persona che già fa parte delle vostre conoscenze, potrebbe essere un falso amico, potrebbe essere anche una persona che vi ha incontrato una volta soltanto, ma questa persona è bastata per iniziare a sognarvi, a farsi film su di voi. Ecco che comunque evidentemente voi di questa persona sapete un po' poco, quindi molto probabilmente la presenza di questa regina di denari potrebbe, diciamo, non risultarvi, diciamo, particolarmente evidente. Cioè voi potreste sicuramente immaginare che questo re possa avere qualcuna al suo fianco, però ecco, non ne avete ad oggi, diciamo, una reale certezza, proprio perché vi ripeto, sì, potrebbe essere un amico che magari conoscete da tempo, ma magari non vi ha raccontato tutto, cioè non vi ha parlato di una ipotetica frequentazione che potrebbe avere da poco, d'accordo? Comunque è una altra donna interessata a questo re, mentre ovviamente lui sarà interessato a voi. Questo è il classico triangolo, proprio, cioè lei è interessata a lui è interessato a voi. Perfetto, non fa una piega, d'accordo? Però vi ripeto, il re non è, in questo caso, come vi ho detto anche prima, non è il vostro compagno, non è il vostro fidanzato in caso voi siate appunto impegnate, d'accordo? E quindi di conseguenza questa regina di denari non è un'altra donna che ha il vostro compagno, d'accordo? È l'altra donna che ha quest'altro uomo che in questo momento, o anche magari da tempo, vi sta sognando o comunque ha voglia di vedervi e ovviamente di sentirvi a breve, d'accordo? Quindi, per aiutarvi anche a riconoscere chi possa essere questo re, entro ovviamente prossimi 20-25 giorni, al massimo un mesetto di tempo, colui che farà il primo passo, cioè l'uomo che vi contatterà e dimostrerà di essere molto attratto da voi, ecco, prestate attenzione perché potrebbe avere al seguito questa regina di denari, Quindi potrebbe, nel caso in cui vi dica di essere single, mentire spudoratamente. Chiaro? Quindi questa è una, ma io non la definirei tanto rivale, perché comunque lei è interessata a lui, ma lui a voi. Quindi in realtà, diciamo, ecco, è una donna che lui ha al suo fianco, o come moglie, o anche semplicemente una frequentazione, comunque una persona che obiettivamente però gli sta col fiato sul collo. Non per amore, ma perché è una donna molto possessiva. D'accordo? Ora ragazzi, vediamo ovviamente in ultima posizione invece come procederà dopo appunto questi 20-25 giorni, cioè dopo l'approccio ovviamente da parte di questo re ovviamente nella vostra vita. E qui abbiamo una carta molto bella, vedete, che è ovviamente il primo arcano maggiore, ossia ovviamente l'arcano del mago. Allora, l'arcano del mago parla dell'inizio di una frequentazione, quindi molto tranquillamente, anche nel caso appunto in cui questa persona sia impegnata, e lo abbiamo detto che generalmente il re di denari lo è, ma la cosa non vi turberà più di tanto
e di conseguenza vi lascerete andare ad una frequentazione. Allora, come potete vedere, qui ovviamente è l'energia maschile che tenderà a circuire questa bellissima dama. Ecco, quest'uomo sicuramente saprà come conquistarvi, cioè il mago rappresenta il furbo, l'intelligente, l'affabulatore, quindi chi sa usare molto bene, diciamo, la comunicazione, quindi questa persona saprà veramente conquistarvi, avrà, diciamo, un modo di fare molto brillante nei vostri confronti e soprattutto sarà una persona a cui non mancherà mai l'iniziativa. È una persona molto abile, è una persona molto astuta, è una persona che ha una fervida volontà ed è una persona che ovviamente farà di tutto per conquistarvi. In questo caso vedete qui abbiamo Casanova che ovviamente riesce a conquistare la marchesa d'Urfé, d'accordo? Ovviamente poco importando poi successivamente ad entrambi che ovviamente lei possa essere impegnata. Quindi sicuramente la vostra frequentazione inizierà ovviamente nel migliore dei modi, inizierà anche molto bene, da un punto di vista erotico ci sarà molto pepe, perché il bagatto ovviamente rappresenta tutto ciò che nasce sotto i buoni auspici. Ecco, tutto nascerà in particolar modo da un incontro, perché appunto la carta del bagatto in questo mazzo rappresenta appunto un incontro in cui, vedete, questa persona vi farà capire, ragazzi, senza troppi giri di parole, quindi a chiare lettere, che voi piacete a questa persona e che quindi chiaramente questa persona vuole frequentarvi, ma soprattutto vuole avervi, d'accordo? Quindi parla di, vedete, magnetismo, parla di attrazione fatale e ovviamente di folli conquiste e ovviamente di un nuovo rapporto che inizia, un rapporto basato proprio su tutte le virtù mercuriane, quindi astuzia, intelligenza e capacità di comunicare, d'accordo? Ma anche direi di manipolare gli eventi a proprio vantaggio, cioè il bagatto è un ottimo affabulatore, è il classico mercante, una persona che sarebbe capace di vendere di tutto al miglior offerente, guadagnandoci sempre al massimo, d'accordo? Quindi sicuramente una persona che saprà come conquistarvi, d'accordo? Con grande audacia, coraggio e portando realmente a progresso questa storia, d'accordo? Quindi sicuramente questo bello oratore, affascinante, diciamo, uomo saprà conquistarvi, quindi sicuramente voi, diciamo, non risulterete, ecco, troppo reticenti nei suoi confronti, d'accordo? Ecco, la carta del bagatto ha ovviamente tempistiche altrettanto brevi rispetto appunto al 6 di bastoni e appunto al re di denari. Come vi dicevo appunto poco fa, sicuramente la situazione si va ovviamente a sbloccare entro breve tempo, addirittura come vi ho detto dall'inizio della stesa, qui ci sarà proprio la nascita di una nuova storia e una nuova frequentazione e le tempistiche sono ovviamente le medesime, ma questo fa parte proprio, ragazzi, della magia ovviamente delle stese tarologiche. Perché dico questo? Perché le tempistiche del bagatto ovviamente rappresentano un lasso di tempo molto breve di al massimo un paio di settimane, quindi 15-20 giorni, quindi grosso modo tempistiche similari a quelle identificate dal re di denari e dal 6 di bastoni, d'accordo? Quindi sicuramente qui c'è proprio la nascita di qualcosa di nuovo, grazie in particolar modo alle capacità e all'abilità, diciamo, comunicative di questa persona, che ovviamente arriverà da voi con le idee ben chiare, una persona che con gran forza di volontà ovviamente arriverà al dunque, d'accordo? Quindi è una persona che ovviamente riuscirà a trasformare tutti i suoi sogni e desideri in realtà.
Non in questo mazzo, in mazzi più tradizionali, generalmente appunto il bagatto è rappresentato da un mago che dirige la sua energia dall'alto verso il basso. Questo è uno dei principi esoterici, d'accordo? Quindi una persona che è in grado pienamente a tutti gli strumenti per ottenere ciò che vuole. In questo caso, ovviamente, voi. D'accordo? Quindi qui c'è proprio l'inizio di una nuova storia, una storia, vi ripeto, molto pepata, basata proprio sulla capacità di conquistare ovviamente l'altro e l'altra in maniera molto suadente, partendo da un'ottima comunicazione. Poi, come si suol dire, da cosa effettivamente nasce cosa. D'accordo? I giorni legati ovviamente al bagatto sono il martedì ed il mercoledì, quindi saranno giorni di particolare energia positiva, e in aggiunta il bagatto è legato al segno zodiacale dei gemelli. Ovviamente vi dicevo che appunto ha caratteristiche mercuriane, ma anche al segno ovviamente dell'Ariete, d'accordo? Che ovviamente è il primo segno dello zodiaco, d'accordo? Quindi si vanno ad aggiungere l'Ariete e successivamente anche i gemelli alla lista dei 3 segni di terra che vi ho menzionato poco fa. Quindi, ripeto, questa persona potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni di terra, Capricorno, Vergine, Toro, oppure anche all'Ariete e ai gemelli. D'accordo? Oppure averne ovviamente l'ascendente, potrebbe essere del segno zodiacale del Capricorno e avere l'ascendente in gemelli, d'accordo? Quindi comunque una forte compresenza appunto di segni di terra, ma anche il fuoco dell'Ariete e ovviamente l'aria dei gemelli, d'accordo? Quindi sicuramente qui c'è proprio una piena risposta positiva alla domanda. Arriverà chi in qualche modo saprà, diciamo, riaccendere in me la passione? Assolutamente sì. Ora aggiungiamoci ovviamente anche 2 oracoli, appunto degli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue, proprio per cercare appunto di capire obiettivamente appunto come procederà questa nuova storia, questa nuova frequentazione che abbiamo visto sarà molto bella, molto pepata anche da un punto di vista erotico. Voi sarete molto affascinate da questa persona. Cerchiamo però obiettivamente di capire appunto anche come eventualmente procederà ovviamente con gli oracoli. Vediamo un po'. Perfetto, allora, dunque iniziamo appunto con il primo oracolo e qui abbiamo appunto apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema, è sicuro per te amare. Allora, vi ribadisco ragazzi ovviamente che sicuramente il rapporto con appunto questa persona sarà un rapporto molto bello, un rapporto chiaramente che vi porterà grande soddisfazione. Addirittura gli angeli vi ovviamente riferiscono che per voi sarà assolutamente un momento molto bello della vostra vita in cui vi lascerete andare all'amore e ovviamente anche alla sessualità o comunque all'erotismo. Ecco che voi vi sentirete al sicuro con questa persona, vi fiderete, affiderete molto a questa persona. Obiettivamente il vostro cuore sarà protetto sicuramente dalle sofferenze che avete avuto in passato e finalmente riceverete obiettivamente la persona giusta per voi. Vi ripeto, nonostante questa persona possa essere impegnata, ma sarà in grado di farvi sentire amate e ovviamente amabili. D'accordo? Un consiglio ovviamente da parte di questo oracolo è di ascoltare il vostro intuito per effettivamente riconoscere la persona giusta.
D'accordo? Quindi questa sarà una persona attenta, una persona che vi farà sentire veramente bene, non soltanto da un punto di vista erotico, ma vi farà sentire desiderate, ovviamente cercate, volute, stimate, apprezzate e anche evidentemente amate da un punto di vista ovviamente anche sentimentale. Quindi questa è una persona che, nonostante possa essere impegnata, però possa poi successivamente iniziare a provare dei sentimenti per voi. Vediamo appunto in questo oracolo, vero amore, ragazzi, ma che bello, questo è l'amore della vita. Allora, sicuramente per voi questo sarà un incontro incredibile, perché obiettivamente questa persona, vi ripeto, come vi ho detto proprio poco fa, inizierà a provare anche dei sentimenti importanti per voi e voi altrettanto, per cui addirittura vi sentirete molto innamorate di questa persona. Sarà veramente un colpo di fulmine, una persona che saprà, vedete, conquistarvi, che saprà, guardate, sono similari queste due rappresentazioni, quindi vi sentirete abbracciate, desiderate, lusingate, conquistate. Ecco che tra le braccia di questa persona voi perderete veramente lucidità, cioè obiettivamente questa persona vi farà veramente provare delle sensazioni molto belle, quindi sarà un'estate veramente molto bella e addirittura potreste pensare di essere di fronte alla persona giusta per voi, all'anima gemella, d'accordo? Quindi questa sarà veramente una persona che sicuramente vi farà sentire al posto giusto e ovviamente nel momento giusto. Un altro consiglio ovviamente dato da questo oracolo: l'amore è in cammino verso di voi, quindi ci sarà sicuramente chi saprà risvegliare in voi la passione ma anche il battito del vostro cuore. Quindi qui non ci sarà solo passione, qui c'è anche tanto sentimento. D'accordo? Quindi cercate di non perdere le speranze, di guardare sempre con ottimismo, perché sta arrivando, è in cammino, dicono gli angeli, sta arrivando verso di voi, d'accordo? Una vera e propria relazione, quindi sicuramente vi sentirete veramente sempre meglio, ovviamente con questa persona, sempre più amate, sempre più desiderate, e di conseguenza qui ci sarà una vera e propria storia, al punto da pensare di trovarsi ovviamente di fronte alla persona giusta, quindi alla vostra anima gemella. Dunque ragazzi, ovviamente come sempre questa stesa termina qui, direi appunto una stesa molto bella, dai risvolti molto positivi. Ovviamente come sempre poi sapete che io tendo a rifare le stese, quindi comunque anche durante l'estate io continuerò ovviamente a pubblicare video, di conseguenza ovviamente andremo ancora a tenere d'occhio la situazione per cercare appunto di capire nel proseguo ovviamente dell'estate come procederà questa ovviamente nuova storia o comunque questa nuova conoscenza, d'accordo? Ovviamente ragazzi, come sempre vi consiglio appunto di guardare con ottimismo ovviamente al futuro, perché qui sta arrivando la persona giusta per voi. Come sempre mi raccomando, buona fortuna, forza, coraggio, determinazione, ovviamente buon percorso karmico e a presto!